Ciao amici, ecco questo è un video che ritengo sia interessante, non perché lo faccia il sottoscritto, bensì perché leggendo i vostri commenti, le vostre analisi e le vostre domande credo che le riflessioni sicuramente non manchino. Ovviamente legate al fatto che la Juventus abbia concluso questo suo mercato, ieri è stato il gong, ed è stato un mercato piuttosto complicato, a partire dalle scelte iniziali, perché sostanzialmente credo che la Juve, affacciandosi alla finestra estiva da poco conclusasi, abbia ponderato una strategia, ovvero effettuare il grande investimento a centrocampo o in difesa, perché onestamente, soprattutto trattenendo tutti i top player, considerando i canoni nostrani, è molto complicato per un club pensare di poter fare più spese onerose. Per più spese onerose intendo investimenti da oltre 70-80 milioni. E quindi nella fase iniziale di questa sessione si è parlato tanto per esempio di Milinkovic-Savic e di Pogba. Io credo che entrambe queste piste la Juventus le abbia portate avanti, parlando con i rispettivi entourage, con qualche contatto con i club, non diretto con Lotito per quanto riguarda Milinkovic e Savic, bensì qualche chiacchiera invece c'è stata con il Manchester United, che poi è sfociata in altri temi come ben sappiamo. E quindi la Juve, c'è stato un periodo in questa fase della compravendita in cui ha pensato seriamente, no, di dire ok, il grande giocatore, il grande acquisto lo faccio per sistemare il centrocampo, tant'è che inizialmente la Juve non è che puntasse tantissimo su Rabiot, è stata più un'occasione di lusso, sfruttando anche poi il dialogo sfociato in una fumata nera tra l'entourage il centrocampista transalpino e il Barcellona. Io personalmente resto del parere che il grande investimento andasse fatto a centrocampo. L'ho detto anche in un video nei giorni scorsi, perché ritengo che nella linea metodista juventina ci siano tanti ottimi nomi, ma nessun grandissimo giocatore. Ciò non significa che avere un centrocampo di questo tipo, come quello attuale della Juventus, non comporti il poter vincere la Champions League, perché subentrano altre dinamiche e subentrano altri dettagli. Vedi il Liverpool che ha vinto appunto l'ultima Europa che conta, a centrocampo non è che abbia proposto nomi altisonanti, però la coralità può sopperire alle individualità, soprattutto se basata su un calcio offensivo e con una mentalità vincente, proprio come proposto dai Reds negli ultimi anni. Quindi il mio ragionamento è puramente un gusto personale, basato sul post Berlino, perché a Berlino la Juve si presentava, pur perdendo, tanto per cambiare, una finale di Champions League con Pirlo, Vidal, Pogba e Marchisio. Tanti ottimi giocatori con, secondo me, tre fuori classe assoluti, che erano Pirlo, seppur datato, Pogba e appunto Vidal. E ora questo tenore di giocatori non li vedo alla Juve. Vedo gente che può potenzialmente diventare devastante, come Ramsey, che l'ho già dimostrato comunque di essere un grande giocatore all'Arsenal, e lo stesso Rabiot, che finora è sempre rimasto al vorrei ma non posso. Ecco, la Juve deve fare lo step successivo se vuole affermarsi nell'elite assoluta. E quindi personalmente io avrei preso il Pogba di turno, il Milinkovic Savic. Cito questi due perché probabilmente erano trasferibili, perché è vero che il Manchester United poi ha deciso di tenere il mediano francese, però se fosse arrivata un'offerta vicina ai 120-130 milioni probabilmente lo avrebbero lasciato partire. Questa offerta non l'ha fatta neanche il Real Madrid, tanto per intenderci. Così come Milinkovic Savic era leggermente prendibile, su una cifra attorno agli 80 e 90, quindi due giocatori trasferibili che a mio avviso avrebbero comportato un grosso beneficio tecnico a centrocampo per quanto riguarda la Juventus, che però capisco che abbia voluto prendere De Ligt, e lo capisco a maggior ragione dopo il grave infortunio di Giorgio Chiellini. Allora, la Juve vuole costruire un cambio generazionale, ha preso appunto De Ligt, da 5 anni punta su, se vogliamo comunque lo tiene in organico, su Rugani, e c'è anche la forte scommessa Merih Demiral, che a mio avviso è davvero un giocatore molto forte. Quindi in tanti mi avete detto nei giorni scorsi: visto, si è fatto male Chiellini, quindi la Juve ha fatto bene a prendere De Ligt. Condivido parzialmente. Io personalmente non è che non avrei preso un altro difensore al di fuori De Ligt, se n'è andato su uno standard economico inferiore, puntando su Demiral e tenendo Bonucci e Rugani, quindi non tanto una strategia diversa da quella effettuata dalla Juventus, però
Ripeto, capisco la logica e in virtù anche di quanto purtroppo è accaduto a Chiellini, l'investimento su De Ligt credo che si sia rivelata cosa buona e giusta. Non massacrerei un giocatore per una prestazione. È vero che contro il Napoli credo che De Ligt abbia sbagliato in 2 gol, ovviamente a favore dei partenopei, però onestamente è un investimento che se la Juventus ha fatto è giusto che lo tuteli, anche perché se consideriamo 75 milioni di spesa, circa 11 milioni per gli oneri accessori, De Ligt rappresenta l'investimento in termini difensori più corposo della storia della Serie A e quindi della Juventus per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Quindi questo è un gusto personale. Poi c'è stato il grandissimo caos, a mio modo di vedere, legato ai cosiddetti esuberi, che poi esuberi non sono perché sono diventati titolari barra imprescindibili, quindi ogni riferimento è voluto nei confronti di Sami Khedira, Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain, tutti e 3 titolari nelle prime 2 partite di campionato. Onestamente io mi aspettavo che sia Matuidi che Khedira potessero partire, soprattutto sul tedesco ero convinto che fosse ormai un ex giocatore della Juve, tant'è che dalle verifiche effettuate a maggio scorso la Juventus è entrata nell'ordine delle idee di dirgli trovare una collocazione, quindi l'offerta del Besiktas, quella del Fenerbahce, qualche contatto con l'Arsenal che già la sessione precedente aveva tentato di portarlo alla corte di Unai Emery. Insomma, c'è una serie di movimenti che lasciavano presagire, anche in virtù dell'ultima annataccia molto sfortunata riscontrata dal tedesco, che potesse davvero andare via. Così non è stato, perché le offerte arrivate probabilmente non hanno convinto il giocatore, che ha ancora 2 anni di contratto, e quindi la Juve ha effettuato un ragionamento molto logico. Perché dare una buona uscita a pagare un giocatore del calibro di Khedira, quindi privarmene così a cuor leggero, quando magari se mi fa 20-25 partite può essere ancora un elemento utile? E lo stesso ragionamento l'ha sposato Maurizio Sarri, che amante dei giocatori tecnici e oculati dal punto di vista tattici, ha deciso di dare fiducia a Khedira, dandogli 3 maglie da titolare prima della, se non erro, della giornata del Tardini, e quindi già responsabilizzandolo nel pre-campionato ha voluto far capire di scommettere su un giocatore che però rappresenta sempre un grosso punto interrogativo dal punto di vista medico, no? Khedira, che sia un fuoriclasse, credo che dubbi non ce ne siano, altrimenti non avrebbe giocato con Carlo Ancelotti, con Löw, con Massimiliano Allegri, con tanti altri allenatori, vincendo tutto quello che ha vinto. Però Khedira è solito partire bene in avvio di stagione, salvo poi riscontrare una serie di problematiche. Detto ciò, se Khedira dovesse fare 25 partite, a mio modo di vedere sarebbe già un successo, considerando lo storico e appunto il fatto che la Juventus potrebbe sostituirlo vantando Emre Can, Rodrigo Bentancur, insomma il reparto è molto folto a centrocampo, però Khedira, se contestualizzato, può dire ancora la sua. Non mi è piaciuta invece la gestione di Dybala, nel senso che credo che la Juventus abbia per qualche giorno barra settimana annusato una strategia che aveva la sua ottima logica, perché la Juve quando va a fare la trattativa con il Manchester United per il potenziale scambio con Romelu Lukaku la ragiona ad ampio raggio, ovvero ragione di voler fare una plusvalenza corposa, quindi su Dybala, ragione di volersi togliere un'incognita tattica, sempre su Dybala, ragione di volersi prendere un numero 9 da affiancare al modus operandi di Cristiano Ronaldo, quindi Lukaku, ragione di voler soffiare un giocatore all'Inter, nonché il primo obiettivo, tant'è che poi sfumato l'operazione Juve si è trasferito alla Pinetina. Insomma, c'era la sua logica. Parallelamente la Juve avrebbe dato poi allo United Mandzukic per sostituire appunto l'attaccante belga, e credo che in quel contesto, se Dybala fosse andato allo United, se Lukaku fosse arrivato in bianconero, difficilmente Mandzukic avrebbe rifiutato il Manchester United, innanzitutto perché credo che la Juve avrebbe spinto tanto il croato verso la terra d'oltremanica, e soprattutto c'erano anche più giorni, più settimane per convincerlo, cosa che poi non è accaduta nelle battute conclusive con il Paris Saint-Germain, che ha tentato di prenderlo e non ci è riuscito. Quindi in caso di Dybala non è che mi sia piaciuto tantissimo, anche perché poi Dybala resta semplicemente perché ha rifiutato lo United, perché questo grosso problema legato ai diritti d'immagine non ha facilitato il suo passaggio al Tottenham, perché il Paris Saint-Germain non ha venduto Neymar e quindi non è andato sulla gioia per sostituirlo. Insomma, cause astrali portano alla permanenza di Dybala, che non è una cattiva notizia, assolutamente, perché comunque parliamo di un giocatore tecnicamente eccelso, un giocatore che se si rilancia mentalmente e con i dettami sariani credo che ci siano buone possibilità,
potrebbe fare davvero grandi cose, fermo restando che al momento credo che per caratteristiche del tridente offensivo juventino parta in secondo piano, perché là Higuain ha fatto una via di stagione già roboante e credo che per caratteristiche si sposi meglio sia con Douglas Costa che sia con Ronaldo. Insomma, non do voti al mercato perché credo che il voto sovrano lo darà il rettangolo di gioco, quindi lo darà la stagione che la Juventus si avvia a conseguire, però onestamente l'unico aspetto di cui non sono convinto sono i terzini, perché la Juve ha deciso di tenersene 3, più la scommessa Quadrado, che è un jolly, è vero che può fare il terzino basso, però in fase difensiva fa fatica. Considerando che nelle ultime 5 stagioni, credo che De Sciglio, quindi considerando anche l'esperienza al Milan, non sia andato oltre 25-26 presenze, beh, è un grosso rischio. È un grosso rischio che la Juventus ha deciso di correre, evidentemente confida nelle grossissime qualità di Sarri, che è sempre bravissimo a ottimizzare le risorse a disposizione. Questo, riassunto, ma mica tanto, infatti è un video un po' più lungo dei soliti, è il mio pensiero sulla sessione estiva dell'ultimo mercato juventino. Scrivetemi i vostri commenti e poi niente ragazzi, ora ci concentriamo sul calcio giocato e con un altro video di giornata che ovviamente sarà sui 2 esclusi dalla lista UEFA Champions League. Uno sarà sicuramente Mario Mandzukic e l'altro ne parliamo dopo. Un abbraccio.